Benvenuti amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Vi voglio far vedere, su vostra richiesta, come stanno le restrebrie, le Masdevallia, la Dracula Lotax, come sta la Masdevallia coccinea. Allora, come stanno? Sono piante da fresco, da intermedio fresco. Qui siamo a 29 gradi, quindi 29 gradi proprio non è assolutamente da tenere in queste condizioni. Quindi nel video di oggi vi faccio vedere quello che non va fatto, ovvero sia quello che sto facendo io. Questa è una fioritura, un fiorellino che sta venendo fuori. Allora, qualche foglia gialla c'è perché la Masdevallia attenuata, la Dracula Lotax, tutte quante queste restrebie qui sono orchidee che vivono a 3000 metri, 2500 metri, in cui il massimo che fa è 20 gradi, ma proprio massimo. Se le potessimo tenere a 15 gradi non sarebbe male. Ma abbiamo detto qui stiamo a 29 gradi, tra poco accenderò l'aria condizionata e scenderemo fino a 23, ma diciamo che è un palliativo per loro. Allora, le ricrescite ci sono, se vedete ai lati la coccinea qualche ricrescita ce l'ha, la Dracula Lotax qualche ricrescita lì sotto la vedete, è talmente piccola che se ve la indico col dito la rompo sicuramente. Anche la attenuata c'ha una fogliolina là che sta venendo fuori, eccola qui. Le foglie gialle ci sono perché qui stiamo lavorando completamente contro la loro volontà, cioè tenere una restrebia, tenere una Masdevallia a 29 gradi è da pazzi, quindi io sono un pazzo. Quindi non fate quello che faccio io, però non posso fare diversamente. Questo testimonia che tante volte quando ci piace un'orchidea non valutiamo bene le circostanze che abbiamo in casa, perché sennò tante orchidee non le terremo. È vero che quelle miniatura occupano meno spazio, se vedete le ho messe lontane dalla lampada perché la lampada sviluppa calore, quindi l'ho messe nell'angolino. Allora, che l'umidità ci sia lo vedete dal lapillo. Il lapillo l'ho bagnato questa mattina alle 7, oramai sono le 7 di sera, sono passate 12 ore, mi rimane umido il lapillo, non ho un problema, il lapillo rimane umido, però è la temperatura, cioè qui puoi vaporizzare quello che vuoi, ma gli facciamo poco. Crescono perché crescono, però crescono a fisarmonica. Allora, ho visto vari video in giro, questo è un problema di umidità, cioè queste vogliono 80% di umidità, quindi se crescono a fisarmonica c'è poco da fare. Qualche punta nera ci sta perché sono foglie vecchie, nulla di allarmante. Io do sempre 300 microsiemens, 350 microsiemens, quindi foglie nuove ci sono, ma sono accartocciate e non c'è possibilità di fare diversamente. Le ho messe un pochino più all'ombra, le ho spostate dalla luce, prima le tenevo più sotto la lampada, adesso praticamente se vedete l'ho messa spostata rispetto alla lampada, giusto perché devono stare più all'ombra possibile. Cioè fate una cosa, se dovete tenerle come me a 29 gradi, qui aumenta, tra poco buttiamo giù la pasta che siamo arrivati a 29, tra poco bolle anche l'acqua. Allora il concetto, se dovete tenerle fate questo, vaso di terracotta aiuta a mantenerle più fresche. Non lo dico io, lo dicono dei video che ho già visto in cui fanno vedere che se vi mettete un termometro all'interno del vaso ci sono 2 gradi, quindi anziché 29 dovrebbero stare a 27. Comunque sia, è ridicolo anche questo perché tanto l'aria intorno è sempre 27. Potrei nebulizzarle, potrei fare quello, ma se uno sta fuori per lavoro poi torni a casa la sera, c'è poco da nebulizzare. Nebulizzare alla sera alle 8 quando poi è notte è una cosa che non serve. Cioè il colore ci sta, le radici sono attive perché l'ho messa in lapillo proprio pochi giorni fa, perché in previsione del caldo ho fatto una cosa che di solito non si fa, l'ho travasate solamente per metterle in qualcosa di più umido e di più fresco. Quindi stavano benissimo in fibra di cocco, non lo tolti perché volessi fare qualche esperimento, ma perché ho voluto fare una scelta consapevole. Oggi non è il giorno più caldo, arriveremo anche a 31 come l'anno scorso. La differenza starà che nel vaso di terracotta, vedete, questa sta un pochino meglio, evidentemente è una restrebia, questa è l'antennifera del Brasile, probabilmente è lei che essendo antennifera del Brasile sopporta leggermente
anziché 15 sopporta 20, e dato che deve arrivare a 20 arriviamo a 29, però non è questo il ragionamento. Quindi quando scegliamo le orchidee prendiamole in base alla nostra possibilità. È vero che qui nelle Marche fa caldo per pochi giorni, ma quei giorni accidenti, accidenti. Le foglie le fanno, sono verdi lo stesso. Questa non dà segni, sono Masdevalia, questa è la Driadella. Lavorano, non vi lamentate se c'è qualche foglia gialla, e fa parte del gioco oramai. La Lodax è l'unica che si difende perché da fresco arriviamo a intermedio. Allora, queste vanno tenute a 15 gradi, c'è chi le tiene in cantina, io vi do soluzioni, vi dico quello che non va fatto, non vanno tenute a questa temperatura, però il vaso di terracotta con il labillo vulcanico forse tiene un pochino più fresco perché crea degli spazi, delle fenditure come se fosse roccia. Fantastico, credendo che essendo tipo roccia, è roccia vulcanica sgretolata, all'interno riesca a dare più refrigerio, però ecco, credetemi, da 29 non mi può fare 11 gradi dentro il vaso. C'è chi le porta in cantina, c'è chi le coltiva in cantina, e in cantina va un attimo allestita. Non ho avuto il tempo di fare la prova, forse la farò e vi farò uno short per potervi vedere se in cantina abbiamo delle temperature migliori. L'unica cosa è che qui con l'aria condizionata la porterò a 23, stasera la porterò a 23, in cantina se c'ho sempre 23 ho fatto il gioco della serva, cioè se c'ho sempre 23 mattina e sera, è vero che è più fresco, però non è quello che mi dice. La cantina non credo che si possa arrivare sotto questi periodi a temperature eccessivamente più basse, però la prova la voglio fare giusto per curiosità. Crescere crescono, non ci sono difficoltà, vedete quante ricrescite all'interno, non mi lamento che non crescano, però certo che se uno piace un pochino più umidità, scendiamo. Ho fatto il video, cioè da 29 adesso io accenderò, arriveremo a 23, però qui caleremo a 40%, domani mattina avrò 40-42% di umidità, quindi ogni mattina mi sveglio alle 6 per dare tanta di quell'acqua alle piante, alle orchidee, che è una cosa finta. Però va bene, ho fatto un video giusto perché me l'avete chiesto e ho accettato e colto la sfida di farvi il video. Ci sono le restrebie e ci sono le Masdevallia, però stanno in emergenza perché con queste temperature, ecco, mettere un deumidificatore non posso, ho messo dei vasi, dei secchi da imbianchino, è il mio mestiere, pieni d'acqua, ma non fanno una grandissima differenza, perlomeno è talmente caldo che la grande differenza non me la dà. Però tutto serve, qui sono pronti i secchi di emergenza, questi stanno sempre qui, l'acqua scende, quindi spero che quando accendo l'aria condizionata sia così intelligente da andarla a prendere là piuttosto che dalle piante, ma non credo che l'aria condizionata mi farà questo regalo. Va bene, vi ho detto più o meno tutto, ho accettato la sfida di farvi vedere com'è la situazione e state attenti, ecco, qui andiamo sempre più su, 29,1, andiamo avanti. Benissimo, spero di avervi tolto qualche curiosità, e se avete degli estremi, mali estremi rimedi, vaso di terracotta, accendete l'aria condizionata. Io non posso mettere l'umidificatore perché ho casa tutta quanta aperta, dovrei avere un umidificatore che mi fa 100 metri quadrati. A sto punto vado in serra, affitto una serra e faccio prima. Bene, grazie di avermi seguito, a presto!